Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Vi presento un disegno che raffigura l'interno del Teatro di Parma. Questo disegno è arricchito da un interessante articolo. Il Teatro di Parma. Il teatro, che da 1 secolo e mezzo sorgeva in Parma, essendo stato riconosciuto inferiore agli altri teatri italiani, si pensò a costruirne uno nuovo, e questo sorse sotto il governo di Maria Luigia, la cui munificenza non fu estranea alla erezione di esso, e venne solennemente aperto la sera del 16 maggio 1829 con la Zaira di Bellini, cantata dalla Lalande, dalla Cecconi e da Trezzini, Inchindi e la Blanche, e col ballo l'Oreste di Cortesi. È noto che l'opera ebbe esito sfortunatissimo, da taluni attribuito al dispetto dei parmensi verso il maestro catanese per essersi rifiutato di musicare il Cesare in Egitto di un poeta di quella città, perché trovato da lui sfornito delle teatrali convenienze. È noto altresì che il Bellini, benché di carattere dolce e mite, seguendo l'esempio di Rossini, che rise in faccia ai romani allorché male accolsero il suo barbiere, finita la rappresentazione si fermò all'uscita della platea, mostrando impavido il volto a quelli che l'avevano disapprovato. Tornando all'argomento, diremo che l'edificio è lavoro dell'architetto Nicola Bettoli, il quale seppe dargli la solidità e l'eleganza degli antichi teatri greci e romani. Eretto in libero spazio, ha la fronte adorna di 10 grandi colonne di granito in stile ionico, che costituiscono il principal pregio dell'esterno di esso e gli danno maestoso aspetto. Il vestibolo, di forma quadrata, è grandioso e fa non poco onore alla valentia dell'architetto. La platea, di forma ellittica, è lunga 1,19 m e larga 1,17 m, ha 4 file di palchi fra i quali campeggia la loggia reale, per quinta il loggione. Il palcoscenico, essendo lungo 1,34 m e largo 1,35 m, si presta a qualunque grandioso spettacolo. All'aperto del teatro, anche meno dotati di gusto artistico ebbero a maravigliarsi dell'aspetto di esso. Le tinte chiaroscure e decrescenti mano a mano che ascendono, gli stucchi dorati e molti altri fregi davano e danno tuttora un bell'aspetto all'esterno dei suoi palchi, alla platea e al proscenio. Ivi trofei militari greci e romani, la storia di Psiche, l'invenzione del divino Raffaello, le immagini dei sommi poeti e musicisti italiani, e dare e simboli sacri agli dei mitologici. Non meno splendida e appariscente si trovò la volta della platea, consistente in un ampio cerchio ripartito in varie zone a chiaroscuro aventi il fondo dorato, e nel quale, in diversi atteggiamenti e movenze e in svariate significazioni di gloria, vedevansi dipinti i maggiori artisti che rifulsero nell'arte musicale, nella tragedia, nel melodramma e nella commedia, privi di tutto ciò che può esservi di ammanierato e grottesco, ma naturali, ma belli a vedersi, e questo fu lavoro di Giovan Battista Borghesi. Alcune modificazioni subirono siffatte cose in seguito al restauro del teatro, avvenuto nel 1853, per il quale restauro si spesero cospicue somme. Degno d'ammirazione si trovò il grande sipario,
che è lavoro del detto Borghesi e in cui è dipinto il trionfo della sapienza, personificata nella deità di Minerva. È merito dell'artista l'avervi introdotta una quantità di personaggi mitologici quali sono Ercole, Deianira, Orfeo, Marsia, oltre quello della Dea e quelli di Pindaro e dei poeti del Lazio e varie altre allegorie e vedute prospettiche diverse, senza appunto cadere nella confusione e nell'ingombro, ma valendosi anzi d'ogni artistico accorgimento per dare maggior perspicuità al soggetto. Il sipario fu in progresso di tempo restaurato da distinto pennello e serve tuttora. Il teatro è provveduto di serbatoi d'acqua, di ventilatori, di stanze di trattenimenti e di altri utili accessori, ed è ricco di macchine abilmente costrutte. Ne consegue che in esso le comodità si congiungono assai bene con la proprietà. Il tutto vi è disposto con convenienza. La varietà, l'eleganza e la ricchezza non fanno contrasto con la semplicità. Di guisa che il senso visivo si diletta ovunque si soffermi, essendo il teatro rispondente in ogni sua parte al fine a cui è destinato ed avendovi le arti sorelle alla musica, e in particolar modo la pittura e la scultura, versata grande copia dei loro tesori. Il senso uditivo ne va non meno ricreato perché la sala risponde egregiamente, ancor più dopo gli eseguiti ristauri, all'armonia dei suoni, ripercuotendoli in modo del pari, preciso e intenso. Nel 1856 e in altre successive epoche vi si fecero altri lavori di restauro. Non si può parlare di questi senza far onore al distintissimo ingegnere meccanico signor Gaetano Mastellari. Egli nel 1857 rifece il palcoscenico a piccoli tavolati che permettono di aprirlo in qualunque punto, senza il minimo guasto, e dal quale si discende nel sottopalco per 4 scale. Il sottopalco potrebbe a buon diritto essere piuttosto chiamato una sala, ma troppo ci dilungheremmo se volessimo minutamente descrivere tutte le sue comodità. Annesso al teatro avvi il locale del ridotto, comprendente gallerie e sale. Fra queste ultime ne primeggia una assai vasta. È specialmente in questa e nelle sale minori che fanno di sé bella mostra i cospicui e leggiadri lavori di ornato, le non meno leggiadre combinazioni di svariati colori e del fulgido oro, i magnifici dipinti negli stili etrusco, greco ed ercolano, eleganti bassorilievi ne fregiano la volta e le pareti, e nelle varie pitture dei quali sono raffigurate le muse, le grazie, le baccanti, gli amori, il personaggio di Teseo con le altre figure che costituiscono i più belli episodi della storia mitologica, fra i quali quello di Ulisse con la sua interessante epopea. Si uscirebbe dai brevi limiti imposti al presente articolo se si esponessero tutti i nomi degli artisti che decorarono siffatte sale e quella del teatro, quelli degli architetti ed artefici ai quali si devono i lavori principali di restauro del teatro, nonché i nomi dei più segnalati artisti che calcarono le sue scene. Ci basti il dire che molte fra le principali opere del genio forastiero e dell'italiano, da Rossini a Verdi, furono rappresentate in questo teatro, e che anche la coreografia espose in esso molti
fra i suoi più nobili parti. Dal fin qui detto, evidentemente risulta che la città di Parma può andar superba di possedere un così nobile, bello e simpatico teatro. Siffatti templi dell'arte musicale nella nostra Italia non mancano, ma il gran peccato è quello, purtroppo, che il numero degli adoratori va sempre più restringendosi e che le porte di molti di essi rimangono di sovente chiuse. Spero che questo argomento sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale semplicemente iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!